Bentornati a EU Factor Next, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione. Oggi proviamo a fare un discorso costruttivo. Sembra un gigantesco iceberg, quelli che ormai sono in via di estinzione nei nostri poli, e si trova ai piedi di un altro baluardo di gradevolezza e stabilità climatica, come i ghiacciai. Stiamo parlando del nuovo campus universitario della città di Aosta, che è stato concepito proprio così da Mario Cucinella Architetti. Si tratta di un luogo che oltretutto è nato recuperando un luogo storico della città di Aosta, la ex caserma Testafochi, pensato per rispondere a 3 punti chiave di quelli che sono gli obiettivi delle politiche di coesione. È un luogo green, è un luogo smart, è un campus universitario da 2000 studenti, è anche un luogo inclusivo, come molti atenei europei stanno facendo. Si apre di fatto alla città, risultando da essa attraversabile e fruibile non soltanto dalla parte di città che compie studi universitari. È un luogo, il campus universitario di Aosta, che va oltre la concezione, passateci il termine, tradizionale dei nuovi edifici, cioè non è soltanto coibentato per conservare la temperatura, non è soltanto alimentato da pannelli solari e altri strumenti che sfruttano fonti di energia sostenibili, ma è addirittura pensato per incanalare, in qualche modo convogliare le energie termiche in positivo e in negativo, conservando e dispendendo la temperatura a seconda del periodo dell'anno. È un edificio climate responsive, e cioè reattivo ai cambiamenti del clima e capace anche di proteggere la città in cui si trova da questi sbalzi climatici, il che lo rende straordinario e soprattutto moderno. Entro il 31 dicembre del 2050 molti edifici nei 27 Paesi membri dovranno essere così. Andiamo allora a vedere chi è più avanti e chi è più indietro in questa particolare classifica. Lo facciamo non attraverso un lungo elenco che forse non avrebbe neanche molto senso dei luoghi in cui la trasformazione climatica è già avvenuta, ma attraverso una classifica di gradimento stilata dall'Unione Europea delle città in cui la vivibilità è più gradevole, e il voto l'hanno dato i cittadini europei per primi. Se vediamo la tabella è navigabile, va dall'oltre 90% di gradimento sulla destra fino al 65-70%, la media europea è attorno all'80%, vediamo che la Danimarca, la Svezia, il Lussemburgo, addirittura la Repubblica Ceca e anche l'Estonia, la Lituania e la Lettonia sono i paesi nei quali i cittadini, gli abitanti delle grandi città sono più contenti. Prima in classifica c'è Copenaghen, seguita da Stoccolma, sono grandi città, le vedete caratterizzate dal cerchio arancione. E poi terza in questa classifica, la vediamo nella 7ª riga dall'alto, è Groningen, città dell'Olanda dalla quale proviene uno dei nostri corrispondenti, Christoph Schweiger, che assieme a un suo amico redattore responsabile di uno studio sulla vivibilità ci racconta qualcosa di questa città straordinaria. Hi, I'm Christoph Schweiger for EU Factor Next. Ciao, sono Christoph e oggi vado in giro con Fran, che si occupa di un progetto di ricerca sulla soddisfazione degli studenti a Groninga. Stare a Groninga è fantastico, prima in Olanda e terza in Europa per senso di soddisfazione degli abitanti, pari al 96%. Essendomi laureato qui lo scorso anno, posso definirla come la perfetta combinazione tra intimità, senso di trovarsi a casa, quasi in un villaggio, e tutti i servizi tipici di un grande centro urbano. Quasi il 50% degli abitanti sono studenti, quindi la popolazione è giovanissima. Energia, accessibilità e opportunità non mancano, è un gran posto in cui vivere. Groninga attrae molti studenti per le sue ragioni, diverse ad esempio dall'Italia, che attrae tanti studenti perché la vita costa poco rispetto ad altrove o rispetto a qui. Io ad esempio mi occupo di fattori quali salute mentale, sicurezza sociale e anche sessuale. Persino qui, in un luogo definito ideale da molti, è difficile ottenere supporto su questi aspetti e quasi nessuno studente sa dove trovarlo. Problema numero 2, è difficile trovare casa, e poi la vita costa, il cibo costa. E poi c'è un problema molto serio, quello del consumo di alcolici, elevato al punto da diventare dipendenza in alcuni casi e appunto da scatenare la reazione della comunità che sta cercando di limitarlo, convincendo gli esercizi commerciali a venderne meno e a dare all'alcol una parte meno importante nei loro bilanci. Teeny bit less, but many organizations are dependent on selling alcohol to sustain their organizations.
Come siamo messi in Italia? Questo è importante anche perché avete visto l'approccio di Fran e di Christophe non è entusiastico nonostante Groninga sia terza per gradimento in Europa da parte dei suoi abitanti. Allora l'Italia la possiamo vedere qui, la città che supera la soglia dell'81% di gradimento è Verona, subito sotto c'è Bologna e poi vediamo più a sinistra in questa graduatoria Torino e via via Roma, Napoli e addirittura Palermo, che tra le città a una certa dimensione in su, potremmo definire medio-grandi città europee, è quella con il gradimento inferiore, poco superiore al 60%. Ci sono vari problemi che rendono meno vivibile di altre una città, si va dal costo della vita all'accessibilità dei servizi, avete sentito che il costo della vita è paradossalmente una caratteristica che rende l'Italia appetibile. Un altro degli elementi che vanno a detrimento anche di una città come Palermo, purtroppo, è quello dell'iperurbanizzazione. Tra i criteri per essere più green nel futuro c'è l'attenzione al consumo del suolo, che si è completamente persa in uno dei più piccoli paesi dell'Unione Europea, l'arcipelago di Malta. Ce ne parla Belle de Jong. Hi everyone, it's Belle Young for EU Factor Next, and today we're in Malta, a country with a serious construction problem. Malta ha un grosso problema di consumo del suolo. Fatti male, a basso costo, pericolosi e soprattutto ovunque. Sono i nuovi edifici su un arcipelago già urbanizzato per oltre il 95%. Il settore delle costruzioni si sta rapidamente mangiando l'isola per l'assoluta mancanza di leggi adeguate che permettono oltretutto lo sfruttamento della forza lavoro. Ma c'è di peggio. A Malta non è mai esistito un sistema di raccolta dei dati urbanistici che potesse permettere di prevedere il rapidissimo consumo del suolo. In pratica ogni azienda aveva i suoi dati, ma non li condivideva con le altre. Ma l'Unione Europea ha proposto una soluzione. Ha cominciato a mappare tutte le isole dell'arcipelago nel progetto Sintegram, lanciato nel 2020 assieme a una serie di strumenti high-tech per il rendering in 3 dimensioni. I dati sono stati poi forniti a imprenditori, politici e accademici di Malta per far capire loro quale fosse la situazione e pianificare meglio il futuro, o almeno così credeva l'Unione Europea. In realtà, a fronte di un valore stimato di 24 milioni di euro per la comunità, ben poco sembra essere cambiato in questi primi 4 anni. Forse la strategia va combinata più efficacemente a controlli e sanzioni. Siete d'accordo? Chi deve risolvere questo problema? Malta o l'UE? Rispondeteci nei commenti. Per concludere, prendendo ispirazione dal ragionamento di Belle, pensate a quanto è difficile correggere errori come quelli commessi a causa dell'iperurbanizzazione. C'è da demolire o da riqualificare percorsi lunghi e difficili nei quali ogni decisione è cruciale. C'è un lungo lavoro da fare, ci riflettiamo, ci rifletterete sicuramente anche a voi nel corso di questa settimana, prima del nostro nuovo appuntamento con EU Factor Next.